Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canalino e questo è il mio furgone Arranco, un Bedford del 1981. In questo video monteremo questo insieme alla relativa sonda per monitorare la temperatura del motore. Allora, è una cosa che chiunque può montare. Adesso vi faccio vedere la specifica cosa sul mio furgone, ma in realtà si può mettere su qualsiasi furgone. Questa roba qui la trovate sul web, io l'ho presa su AliExpress. Adesso qua c'è anche la misura 32 mm che è relativa ai miei tubi, ma ci sono di varie grandezze, per cui lo troverete sicuramente anche per il vostro. Basta misurare i connettori che avete sul radiatore o sulla pompa e avrete la dimensione di riferimento per questa cosa qua. Ok, questa qui è la sua sonda, che poi andrà collegata a un manometro all'interno del cruscotto, che dopo vi faccio vedere. Bene, e adesso andremo a montare questo qua. Dunque mettetevi comodi e iniziamo a guardare. Vedo che nei miei video più della metà delle persone non sono iscritte al canale, quelli che guardano, per cui se volete iscrivervi, semplicissimo, qui sotto da qualche parte ci deve essere un pulsantino gratuito, mettete, a me fate un grande piacere e magari troverete qualcosa di interessante che potrebbe essere utile per i vostri van. Detto questo, iniziamo. Allora, prima di tutto bisogna individuare qual è il tubo interessato, perché non bisogna sbagliare, perché se per caso lo mettete, che ne so, sul tubo che esce dal radiatore, avrete la temperatura sempre sfalsata, cioè avete la temperatura in uscita dal radiatore, ma neanche in entrata del radiatore, perché quella lì diventerà calda solamente nel momento in cui il termostato, se a posto, aprirà e comincerà a circolare l'acqua all'interno del radiatore. Allora, nel mio caso specifico, il tubo è questo qui, che esce direttamente dalla pompa dell'acqua e torna all'interno del motore. Questo tubo qua è sempre inondato dall'acqua che sta uscendo dal blocco motore, per cui anche a motore freddo o a motore caldo l'acqua comunque passa di qua. E allora nel mio caso appunto devo installarlo in questo tubo qui. Praticamente questo qui, che già vedete che segna la temperatura, perché adesso ci sono 23,6 gradi, questo qui adesso è collegato a questo sensore qua, mi dà la temperatura che c'è in entrata nel radiatore di riscaldamento. Perché questo? Perché viene direttamente scaldata dal riscaldatore del motore. Allora io quando scaldo l'acqua qui tengo sott'occhio esattamente la temperatura prodotta da quello, che c'è anche l'apposito video dove faccio vedere come si monta, e questo qui mi è utile qua, poi ognuno può mettere dove gli sembra più utile. Comunque, uno è questo, due ce l'avrò all'uscita della pompa dell'acqua. Questa console qui che vedete, molto semplice, a dire il vero sarebbero quelle da mettere sopra, no? Nelle macchine sportive si mette sopra il cruscotto con tutti i vari indicatori, mentre invece io l'ho messa girata qua sotto e l'ho anche tagliata, e anche quella lì l'ho comprata su AliExpress. In un unboxing vi faccio vedere anche quanto costa e com'è quando è ancora intero. Adesso lo vedrete già sezionato. Allora adesso togliamo quel tubo lì. Mi sono fatto male al dito. Togliamo quel tubo lì e poi guarito, e poi dopo vi faccio vedere come collegare il tutto. Dunque, ho appena scoperto che all'interno c'è una molla che serve probabilmente per non farlo schiacciare, non lo so. Comunque non ci sarà più problema, perché di mezzo ci sarà questo. Però maledizione, l'ho preso sbagliato, l'ho preso troppo piccolo, 32, e non avevo calcolato che il tubo si allargava. Niente. 1 week later. Allora l'ho preso più grande, così siamo più giusti. Allora adesso taglio veramente, mettiamo questo qui nuovo da 36, questo lo terrò per ricordo. Fortuna che costano veramente delle monate queste robe qui. Quelle su AliExpress costano tipo 3 euro, 3,50 euro, per cui veramente economiche. Allora adesso mettiamo via questo e tagliamo questo. Allora, per non sbagliarmi adesso, questo non serve qua, per non sbagliarmi adesso segno esattamente dove voglio tagliarlo. Non so se si vede all'interno dove arriva il tubo del motore, e anche qua si vede dove arriva il tubo del motore. Praticamente devo, oltre questo segno qui che arriva circa qua, lasciare lo spazio per questo qua, per cui adesso vediamo, direi tra il 7, praticamente cancello, tiro via la parte coi codici. Non si deve fare né troppo lungo né troppo corto, perché sennò poi questo qui sforza in modo sbagliato. Qui deve essere proprio, deve rimanere della stessa lunghezza, però con questo qua interconnesso qua in mezzo. Beh, vediamo, facciamo. Allora, questo è il primo,
poi si prende esattamente lo spessore che arriva fino a metà dello stemma Opel, perché per chi non lo sapesse, questo qui che è un Bedford è motorizzato Opel. Ok, questa sarà la sezione da tagliare. È il momento. Però bello duro. E uno è andato, non si torna più indietro. Andato. Sai che così quasi lo lascio così. Rilascio anche questo nastro telato, così protegge un pochettino il tubo dal bordo della fascetta, che magari potrebbe essere un po' deleterio. Lavoro finito, è venuto fuori così. Adesso le fascette ho fatto in modo che le fisso indipendentemente dalla posizione di questo, in modo da non avere intralci con le manovre, con le varie chiavi. Adesso come sempre un po' di grassetto sulle fascettine, in modo da far sì che si stringe con più facilità. Fissiamo. Fissato perfettamente, questo qua non si muove. Adesso è il momento del sensore. Questo qui, adesso ci metto un po' di Teflon e avvito. Penso che sarà più che abbastanza. Adesso controlliamo che la vite di sfiato sia anche chiusa, che però è perfettamente libera e non c'è neanche una guarnizione, per cui anche qua ci metto un po' di Teflon, è meglio. Un'operazione difficilissima. Ho creato una sorta di guarnizione, non so se si vede, no, non si vede, ma dovrebbe andare bene. Buono, già così sicuramente tiene. Vediamo fino in fondo, che questa la stringiamo un pochino. Qui c'è il sensore, per cui a posto. Rimontiamo. 1 minute 37 seconds later. Ottimo, allora adesso lì c'è tutto quanto. Aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere. Spostiamo anche questo tubo, così è come si presenta adesso tutto il sistema. Quella sonda lì è collegata a questo indicatore qua che mi dà il voltaggio della batteria e la temperatura dell'acqua sempre, ogni volta che io accendo il quadro, questo qui è sempre acceso, indipendentemente da quella roba là. E con quella sonda che ho messo potrò tenere d'occhio la temperatura reale dell'acqua che esce dal blocco motore, anche per l'utilizzo normale, insomma, di tutti i giorni. Allora, come vi dicevo prima, questa è la console, che adesso ci sono i cavi qua dietro che dovevo tirare. Non so se si riesce a percepire, ho tagliato un pochino dietro la struttura per poter arrivare a metterla in questa posizione qua. E nel posto vuoto invece andrà, lo anticipo già adesso, quello originale del mezzo, così avrò una console centrale con tutte le temperature. E in più queste qua andranno sia con la corrente della batteria del motore o in alternativa switchando andranno alimentati dalla batteria dei servizi, in modo che quando sono fermo non serve che giro il quadro per vedere le temperature, quando avrò bisogno del riscaldatore di parcheggio col motore spento, ovviamente. Adesso tolgo questo, mi ho preso giusto un po' di tubo e adesso sostituisco questo qua che ne ha proprio bisogno, ormai è veramente brutto, consumato in vari punti. Guarda che roba, qua fra un po' bucato, per cui mettiamolo nuovo. Ok, bene, sostituito il tubo fino davanti, non tocca niente, va bene. Qua è gomma su gomma, non dovrebbe succedere niente. Adesso qua volendo potrei già richiudere, ma invece no, perché mi fa comodo per smanettare dietro qua all'impianto elettrico. Allora, qua dietro ho fatto un buco per far passare tutto quanto. È importante mettere una protezione per evitare che le vibrazioni con calma taglino i fili dove c'è praticamente il metallo. Allora, se non avete una guarnizione apposita, potete prendere un filo della corrente, quello che vi serve, ci sfilate i cavi dall'interno, che è veramente semplice, tagliate un lato e avete una guarnizione per parare il bordo, esattamente come ho fatto io. Bene, adesso
andiamo avanti con questo groviglio di fili e poi vediamo dove arriviamo. Allora, dove sono arrivato? Sembra che ci sia un po' di casino, ma in realtà ce n'è. Attualmente funziona così: ho collegato tutti e tre le alimentazioni insieme di questo qua a questo devio. Questo devio dovrebbe essere classico 1-2, alimenta da qua in mezzo e se ne va via con la corrente o da una parte o dall'altra. Io ho fatto il contrario: arriva la corrente, uno arriva dalla batteria dei servizi e l'altro arriva dalla batteria del motore. Io con questo qui posso selezionare, adesso non lo vedete perché dietro a qua, però un po' si intravede, praticamente io posso utilizzare o la batteria del motore o nell'altro senso la batteria dei servizi. Attualmente è scollegato il cavo dei servizi perché l'ho appena buttato su, diciamo, per cui dovrò arrivare fino a dove devo arrivare. Bene, allora adesso intanto montiamo questa roba qui, dovevo arrivare coi cavi ai sensori eccetera eccetera, per cui fatto questa roba qui. Adesso sistemo tutto, metto in ordine i cavi, li metterò dentro questa guaina qua, tutti quelli che passano là dietro, per cui non ci sarà nulla in giro. Bene, avanti con gli scavi. 2000 years later. Allora adesso rimettiamo l'acqua nel motore, ci rimetto anche dell'antigelo, ma fanno troppo difficile però, un rabocchino di antigelo e poi ci mettiamo di nuovo il suo antigelo diluito. Quando mettete l'acqua pompate sempre un po' i tubi in modo che tanta aria che c'è all'interno se ne va via. Allora adesso accendo il motore e facciamo girare un attimino il tutto e vediamo se le sonde funzionano. Allora, questa è la sonda, quella grande, quella che è sempre, diciamo, che mi interessa di più anche mentre vado, per cui è in questa posizione qua. Qua invece abbiamo la sonda che c'è nel tubo del riscaldamento che va al radiatore e qui invece c'è quella sonda libera per adesso e questa sarà un'altra sonda che ancora non è collegata, ma poi vedrete in futuro a cosa serve quella lì. Comunque la temperatura sta salendo abbastanza velocemente, vuol dire che l'acqua sta girando all'interno dell'impianto. Bene, adesso non mi resta che fare un giro e provare a vedere se salgono le temperature. Intanto adesso è tardi, quasi buio, per cui metto via tutto e per voi un attimo, per me domani. Ciao! Nuovo giorno. Allora, finalmente finito. Ieri sera ho fatto un piccolo test e devo dire che funziona veramente bene. Adesso vi faccio vedere velocemente come funziona il sistema. In pratica l'acqua viene scaldata da questo riscaldatore a gasolio, appunto, che abbiamo visto montato in un video precedente. L'acqua scaldata esce da qua, va direttamente dentro il blocco motore. Una volta che scalda il blocco motore, là c'è la pompa originale, comunque il flusso d'acqua esce da qua e già qua c'è il primo indicatore di temperatura. Va giù di qua, dopo è saldato il motore, va giù di qua, va in quella pompa là dietro e viene spinta attraverso questo tubo nel radiatore del riscaldamento. Qua c'è l'altro sensore di temperatura che mi indica la temperatura reale dell'acqua dopo il passaggio nel blocco motore e poi dopo questo giro ritorna all'interno del riscaldatore e il giro continua. Questa sonda che va qua dietro adesso è provvisoria, poi ci sarà una sonda apposita magnetica che verrà attaccata proprio al blocco motore che mi indicherà la temperatura reale del blocco motore, perché un conto è l'acqua che passa all'interno e un conto è la temperatura del blocco. Quando il blocco diventa caldo, allora io potrò vederlo realmente da questa sonda qua. E sono, diciamo, due dei tre indicatori tondi che ho sul cruscottino. Il terzo invece servirà per dietro, ma quello lì farà parte di un altro progetto, qui poi vedrete ovviamente anche il video. Comunque con questo qua sotto io tengo d'occhio realmente la temperatura dell'acqua, perché l'indicatore, quello originale, è il classico indicatore che ha la zona azzurra quando l'acqua è fredda e rossa quando è troppo calda, ma non è che indica veramente la temperatura. Bene, non ci resta che fare un giro e provare che cosa succede alle varie temperature. Ho già visto, è molto interessante. Adesso vedrete anche voi. Adesso sono arrivato fino qui. Dunque, montato tutto quanto, richiuso tutto, per cui adesso vediamo intanto che temperatura è l'acqua. Adesso io accendo quelli, quando accendo questo qui, stai zitto. Questo qua è la temperatura direttamente all'uscita della pompa, appena fuori dal blocco motore. Questo qui indica
la temperatura che c'è all'interno del radiatore di riscaldamento. Quando io lo aziono automaticamente questo qui sale, se no finché questo non è aperto questo qui praticamente sta fermo lì, o al massimo sale per la irradiazione del motore. Questa è la temperatura del blocco motore, proprio la temperatura reale, quella, cioè non dell'acqua ma proprio il ferro del motore, no? Proprio sulla testata, che è la parte più importante. Questo qui ancora no comment. Dunque adesso candelette, quando si accende quella spia lì è pronto. Ok, allora adesso qua nel giro di poco tempo dovrebbe già salire la temperatura, perché l'acqua sta girando, infatti adesso sta salendo la temperatura. Adesso scaldo un attimo, tra un attimo. Ok, adesso siamo a 64 gradi, questo qua segna 45,3. Adesso voglio aprire il riscaldamento e l'acqua incomincerà a girare da qua, infatti velocemente adesso sale la temperatura. Acceleriamo un pochino, anche la temperatura del blocco motore all'esterno adesso sta salendo, e questa qui sarà la temperatura che mi serve quando sarò fermo con il riscaldatore acceso. Ok, infatti questa è la temperatura del blocco motore che sale velocemente. Questo qui sta salendo perché l'acqua piano piano sta andando all'interno del riscaldamento. Siccome il motore non sta sforzando, questa qui è la temperatura attuale. Ok, direi che funziona, e adesso io spengo. Come vedete la temperatura del blocco motore sta scendendo subito, praticamente istantaneamente, mentre invece quello dell'acqua sta ancora leggermente salendo, perché c'è ancora un po' di trasferimento di calore adesso col rubinetto aperto dal blocco motore verso il radiatore di riscaldamento, che è più in alto. Ok, dai, comunque funzionano, e per cui adesso avete visto. Bene, adesso spegniamo tutto. Questo qua è troppo forte, troppo forte. Comunque spegniamo tutto quanto, e adesso sono in condizioni di zero alimentazione, però con questo qui posso ancora accendere questi qua e verificare le temperature che mi serviranno quando avrò il riscaldatore acceso. Spegniamo tutto. Concludendo, dunque avete visto come potete fare per mettere anche voi dei sensori di temperatura precisi nel motore dei vostri furgoni o auto o quello che volete, per evitare bruttissime sorprese durante i viaggi e per tenere sotto controllo un pochino tutto quello che sta succedendo nell'acqua del motore. Concludendo, se avete trovato questo video interessante non vi resta che lasciare un bel like, magari una ipatina la prima settimana non sarebbe neanche male, e poi condividete questo video con persone magari che hanno interesse a fare questa roba qua. Poi se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me arranco le varie sonde in giro, è tutto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!